È da quando siamo bambini che ci raccontano le storie più strane, in assoluto. E noi ci crediamo. Vedi per esempio Babbo Natale o, per dove sono nata io, Santa Lucia. E noi siamo super contenti di credere in questa storia dove c'è questo signore tutto vestito di rosso che ci porta i regali venendo giù dal camino, o questa signora cieca che porta i regali ai bambini. Ma non è una delle tante illusioni, secondo me, alle quali abbiamo deciso di credere. Tra le varie c'è sicuramente quella che abbiamo un'anima gemella che ci aspetta. E tante persone trovano quest'anima gemella nel palazzo a fianco di casa loro. Ma un'altra che secondo me è pericolosissima è che le amicizie durano per sempre. È super normale sentirsi dire che gli amici sono la famiglia che ti scegli e ci ameranno incondizionatamente. È fondamentale secondo me capire che le amicizie hanno un ciclo di vita. È una cosa che ci ho messo un po' a capire e soprattutto ad accettare. Ogni volta che un'amicizia finiva, che sia nel dramma più totale o semplicemente abbiamo smesso di sentirci, mi sono sempre sentita in difetto io, come se tutti gli altri riuscissero a mantenere delle relazioni per tutta la vita e io invece fossi incapace. Ti giuro, per tantissimo tempo ho pensato di essere io quella sbagliata, quella che non sapeva mantenere relazioni, quella che non sapeva avere amici, quella che non era in grado di aggiustare le cose che non andavano bene in certe relazioni. O magari non ero abbastanza presente, mi facevo una colpa del fatto che non potessi essere abbastanza presente per i miei amici, che non fossi ogni weekend fuori con loro, ogni messaggio che mi scrivevano non ero subito pronta a rispondere immediatamente. O avevano un esame e non mi ricordavo il giorno stesso dell'esame loro e mi dispiacevo fino in fondo di questa mia mancanza e mi sono sempre fatta una colpa di tutto quanto. Poi ho capito con gli anni e parlando con altre persone della mia età che non siamo progettati per mantenere delle relazioni per tutta la vita. Ovviamente ci sono delle eccezioni, se tu hai il tuo compagno dalle elementari che ancora ti sopporta, sono super contenta per te. Però se anche tu ti senti in difetto perché ti manca l'amico delle elementari o se al momento ti stai allontanando da una persona che ritenevi molto vicino a te, è normale. Siamo destinati a crescere, a cambiare i nostri punti di vista, entrare in contatto con culture diverse e quindi a cambiare. E non è così comune crescere parallelamente, verso la stessa direzione. Quando sei piccolo è molto più facile fare amicizie, ovviamente, perché vai a scuola e immediatamente diventi amico di qualcuno. Penso che questo sia dovuto tanto anche dal fatto che passi così tanto tempo con le stesse persone che diventa normale farci amicizia, perché le conosci, sei costretto a stare in quella classe. Poi vabbè, magari alcune volte odi le persone in classe tua, ma quello è un altro discorso. Ma da adulti è super difficile mantenere le amicizie. Devi essere più intelligente emotivamente e devi metterci anche tanto tempo, soprattutto perché le persone in età adulta hanno molti più... Quelli che odiano gli inglesismi adesso mi odieranno, ma non so come sta dirlo in italiano. Le persone da adulte hanno dei baggage, fardelli emotivi. Gli amici devono imparare ad accettare e accogliere. Questo non vuol dire che non possiamo criticare i fardelli emotivi dei nostri amici, anzi, un vero amico ti fa notare quando stai sbagliando. È più difficile riuscire a fare incastrare i fardelli emotivi di due persone diverse e con un loro passato, secondo me. Io ho tantissime persone attorno a me che non mi fanno sentire sola. So che posso magari mandare un messaggio per dire «Ehi, ti va di fare una partita?» o raramente scrivo alle persone. Ho soltanto quel gruppetto che non si può neanche definire gruppetto perché sono persone singole che ho selezionato. La mia cantina di vini pregiati. Ed è estremamente difficile per me riuscire a mantenere una relazione che sia sana. Ed è più difficile trovare amici sicuramente per 1000 problemi. Siamo sempre più impegnati. Il lavoro, la vita, gli impegni, gli hobby, lo sport. Nel mio caso poi mi sposto di continuo e per quanto mi sia estremamente facile fare delle amicizie sul momento, è davvero difficile riuscire a mantenerle con il tempo. Proprio perché c'è distanza fisica. E questo forse necessita un video a parte, ma io ho l'ansia di rimanere da sola. E il tipo di vita che conduco mi porterà inevitabilmente a rimanere da sola. Ed è una cosa che sto cercando di accettare. Poi ovviamente un altro dei problemi è che quando eravamo bambini non avevamo problemi ad andare da un altro bambino e dire
ciao, vuoi essere mio amico? Mentre adesso ovviamente c'è tutta l'ansia del rifiuto, perché se vado da una parte che è cringe andare da qualcuno e dire ciao, vuoi essere mio amico? Però diventa ancora più terribile se pensi che la risposta potrebbe essere no. E secondo me un'altra cosa che rende davvero difficile creare nuove amicizie è ammettere di essere soli. Perché apri i social media e vedi tutti quanti che sono fuori con i loro amici e ti dici è così normale avere amici? E ti senti fuori posto perché vedi gli altri che si divertono mentre tu il venerdì sera lo passi a casa a guardare un film. E per quanto io sia convinta che ognuno di noi debba avere i periodi di solitudine, perché fanno estremamente bene, ti fanno riflettere tantissimo, la solitudine fa estremamente male. E lo dico io che ho sempre pensato di voler essere indipendente, non ho bisogno di niente e nessun altro, ma la solitudine fa male. Ma è così difficile parlare di come fare amicizia dopo i 20 anni. Soprattutto perché è veramente difficile capire chi sono i tuoi veri amici, chi è veramente un amico nei tuoi confronti. Ho avuto varie fasi nella mia vita. Una fase è stata da piccola, ero molto spesso sola. Questo mi ha portato ad avere un periodo in cui dovevo avere chiunque attorno, dovevo avere amici, dovevo avere persone, dovevo dover poter parlare con chiunque. E ovviamente questo poi mi ha portato a non voler più nessuno attorno, perché cominci a conoscere persone estremamente false e ti chiedi perché devo passare il tempo con delle persone del genere, quindi ti chiudi completamente. Adesso sto ricominciando ad avvicinarmi per davvero però alle persone. Ci sono certe cose sulle quali cerco di fare attenzione nel momento in cui inizio un'amicizia. Primo, come risponde il mio corpo a quella persona? Mi mette ansia dover affrontare una serata con questa persona o anche semplicemente rispondere a un messaggio. Mi sento a disagio perché non mi sento abbastanza per la persona davanti a me o mi sento felice e tranquillo. Secondo, posso essere veramente me stessa. Con questa persona posso effettivamente fare le battute stupide e cringe che mi vengono in mente o mi contengo. Devo stare attenta a non dire la cosa sbagliata, altrimenti questa persona si arrabbia, o sono tranquilla perché so che non mi giudicherà. Terza cosa, e secondo me è forse una delle più difficili da capire. Se tu sei una di quelle persone che dice le cose che pensa ai propri amici, mascherandole in qualsiasi modo vengano fuori, mascherandole con non sono cattivo, sono realista, sei cattivo. Le cose vanno dette, soprattutto i tuoi amici vanno dette assolutamente, ma io sono convinta che ci sia modo e modo. Voglio amici attorno che mi dicano che sto sbagliando, che ci sono cose sbagliate in me. Assolutamente, se no non riuscirei a crescere, ma voglio che abbiano un po' di tatto nel dirmele, soprattutto perché ce ne sono talmente tante che con calma, con calma. Ma secondo me il problema principale è che comunque vediamo le amicizie come qualcosa di idealistico, di estremamente puro, dove non c'è nessun tipo di transazione tra le persone. Ma nella realtà le amicizie hanno bisogno di un impegno reciproco. È ovvio che non ci si debba aspettare niente dall'amicizia, ma allo stesso tempo non puoi essere la persona che contatta sempre l'altro. Non puoi essere l'unico che chiede all'altra persona di vedersi. È ok lasciare andare una persona che non ci tiene a te, che non ha voglia di vederti, che non ti chiede come stai. È ok. Ci sono delle limitazioni, nel senso che io ho tantissimi amici con i quali mi sento una volta al mese, forse, ma questa è una cosa che viene da entrambe le parti. Entrambe siamo due persone. Lei vive a Shanghai, io sono a Milano, è difficile sentirsi ogni singolo giorno se non ci si vede. Eppure continuiamo a raccontarci che dobbiamo avere delle amicizie solide, tante amicizie solide, e poi ce ne facciamo una colpa quando non è così. Ci sentiamo in colpa se abbiamo delle amicizie superficiali. Con il tempo ho dovuto chiudere o hanno chiuso amicizie con me tante persone e ho capito che va bene se un'amicizia finisce, non deve per forza essere per sempre. Non sto sbagliando in qualcosa, ma magari sì, in alcune situazioni ho sbagliato qualcosa, ma non significa che l'altra persona sia cattiva o che io sia cattiva. Semplicemente ci sono cose che dobbiamo imparare. Ma a volte semplicemente si cresce in direzioni diverse. Il problema secondo me è che nessuno ci insegna come affrontare la fine di un'amicizia. Sì, quando è una relazione tutti quanti sanno che devi parlarne con i tuoi amici, che devi piangerne, che ok se poi cominci a mangiare più gelato davanti alla TV. Abbiamo tutto questo stereotipo del lasciarci, ma manca un'educazione su come affrontare la fine di amicizie.
Con questo non voglio dire che sarò io a farti educazione perché non ne ho più pallida idea, devo ancora imparare come affrontarle, ma sicuramente uno spunto di riflessione se vuoi fare tu un video a riguardo, se vuoi lasciare nei commenti qualcosa a riguardo, per favore, ti stiamo guardando. E se penso alle amicizie più forti che ho, non sono amicizie con persone che sento tutti i giorni. La mia amica a Shanghai, lei so che in qualsiasi momento posso chiamarla e lei risponderebbe e mi ascolterebbe piangere per la 10ª volta per la stessa persona. E sarei più che contenta di fare lo stesso per lei. Cioè no, spero non mi chiami di nuovo per quel maledetto, ma hai capito il senso. Ho fatto questo video principalmente perché ho una nuova coinquilina che adesso è anche una mia carissima amica e mi sto rendendo conto di che cosa voglia dire un'amicizia veramente, un'amicizia di persona, una persona con la quale passi tanto tempo. Ed è qualcosa di diverso per me. Molto spesso rimango stupita da piccoli gesti che ci facciamo, che mi fanno sentire meno a disagio e meno anche alla ricerca di un amore. Sicuramente una cosa fondamentale che ho capito è che la qualità è meglio della quantità. È ok se hai un solo amico. È ok. L'importante è che sia un amico solido e fidato. Ricordati che tutto quello che vedi nei social media è lì per essere visto da qualcun altro. Quindi quando vedi video di persone con tanti amici, ti stanno mostrando quel momento, non ti stanno mostrando il momento in cui erano a casa che stavano piangendo da soli. Come ti fanno vedere anche la loro casa perfetta, con gli ultimi acquisti da Amazon. Quello è un altro dei problemi che ho e ne ho parlato qua. Ciao.